Oggi entriamo nella reggia di Venaria Reale, che si trova in Piemonte vicino Torino. Fu fatta costruire a partire dal 1658 da Carlo Emanuele II di Savoia e venne progettata dall'architetto Amedeo di Castellamonte. Come si intuisce dal nome, era inizialmente una località di caccia, essendo vicina alle valli di Lanzo, ricche di selvaggina. La reggia subì nel tempo molte trasformazioni, anche dovute all'occupazione francese, e alcuni decori vennero trasferiti in altre residenze limitrofe come quella di Racconigi, Stupinici e Aegilè. Il restauro della reggia iniziò alla fine del XX secolo, a partire dal 1978, e venne aperta al pubblico solo nel 2007. Entriamo ora nel piano del Seicento, in quello che viene chiamato il piano nobile, dove erano le stanze quando era la palazzina di caccia. Ci sono varie sale molto belle, ma la sala sicuramente più bella e grande è la sala di Diana. In questa sala, che era utilizzata per danze e ricevimenti, si vedono affreschi del pittore fiammingo Jan Miel e la scena centrale dove si vede Giove che dona a Diana l'impero delle cacce. Tutti i dipinti fiamminghi ritraggono scene equestri e di caccia. Molto bella anche la sala di Ifigenia, dove si vedono 3 arazzi sempre di manifattura fiamminga con le storie di Diana ed Apollo, e comunque sempre scene venatorie. I dipinti sulla volta ritraggono la leggenda di Ifigenia, figlia di Agamennone, sacrificata per placare l'ira di Diana, salvata dalla dea che la sostituì con una cerbiatta e la rese sua sacerdotessa.
Entriamo ora negli appartamenti del re e della regina, dove possiamo vedere le camere da letto e le toilette. C'è anche la camera di udienza della regina, una camera molto luminosa con una bellissima vista sui giardini. Si vede la raffinata tappezzeria di damasco, cremisi a fiori verdi e un grande orologio. Molto bella è anche l'arpa. La sala era utilizzata nel Settecento dalla regina per l'intrattenimento e per il circolo della regina. Entriamo ora in quella che è la sala più bella della reggia, la Galleria Grande, l'ambiente più spettacolare del palazzo. Questa univa l'appartamento del re Carlo Emanuele III a quello dell'erede al trono Vittorio Amedeo III. La galleria è alta 15 metri, larga 11 e lunga 73 metri. Presenta una raffinata decorazione a stucco. Il progetto iniziale era di Michelangelo Garove, ma venne realizzato nella seconda fase da Filippo Juvarra, architetto che realizzò altre regge e altri palazzi della zona. È molto luminosa, sia per gli stucchi bianchi, sia per le ampie finestre, aiutata anche dalle 22 aperture ovali che fanno entrare ancora più luce. All'esterno si possono vedere i giardini che vedremo più avanti. Il pavimento è recente, risale al 1995, dovuto al fatto che il pavimento originale era stato smontato e riportato a Torino nell'Armeria Reale durante il periodo dell'occupazione francese.
Proseguiamo e andiamo verso il percorso del Settecento. Queste sono le gallerie alfieriane. Andiamo verso la cappella di Sant'Uberto o anche chiesa di Sant'Uberto. Questa venne costruita da Filippo Juvarra a partire dal 1716. La chiesa presenta un altare in marmo in stile barocco. Non essendo possibile realizzare la cupola in quanto incastronata tra i palazzi, è stata realizzata con l'effetto ottico di Trompe-l'œil. Adesso andiamo nelle scuderie juvarriane. Qui vediamo il Bucintoro dei Savoia. È l'unico esemplare originale del Settecento di questa imbarcazione ad uso di cerimoniale e di parata. Fu fatto realizzare da Vittorio Amedeo II tra il 1729 e il 1731. Viaggiò da Venezia per un mese risalendo il Po e arrivò a Torino il 4 settembre del 1731. Venne utilizzato per scopi di rappresentanza fino al 1873, quando restò al Museo Civico della città di Torino. Il primo viaggio inaugurale di gala sul Po avvenne l'8 settembre 1731, quando il re Carlo Emanuele III e la regina Polissena fecero una parata sul Po. Proseguiamo con la visita delle scuderie. Qui possiamo vedere una portantina. Questa era del duca di Maddaloni, di manifattura napoletana e risale circa al 1750.
Questo invece è un carrozzino da giardino per bambini. Era tirato da piccoli animali come pony, pecore, capre e cani e doveva insegnare ai bambini e ai giovani dell'epoca a guidare le carrozze. Nel resto della scuderia si possono vedere anche molte carrozze reali. Usciamo adesso a vedere i giardini. I giardini sono veramente estesi, ben 50 ettari, belle da vedere soprattutto in primavera e in estate, sia per le fioriture sia per il verde della vegetazione. L'unica parte che vediamo adesso è quella della fontana d'Ercole e della facciata del Ninfeo con le grotte artificiali. La fontana dell'Ercole fu progettata dall'architetto Amedeo di Castellamonte per volontà dei duchi Cristina di Francia e Carlo Emanuele II e venne realizzata tra il 1669 e il 1672. Si vede Ercole che abbatte il mostro dell'Idra.
Entrando sotto si accede a un sistema di grotte artificiali e padiglioni, ricchi di decorazioni e mosaici. Si vedono anche le 4 imponenti statue di Telamoni o Atlanti a sorreggere il terrazzo soprastante. Entrando si vede la grotta di Nettuno. C'erano anche altre statue nelle grotte che poi sono andate disperse. Entriamo anche in una sala incompiuta, la sala dei banchetti. Si vede una statua di Diana Cacciatrice realizzata da Bernardino Quadri nel 1667.